È una mattina di primavera in Puglia. Il sole è caldo e il cielo è azzurro. Oggi è Pasqua e tutta la famiglia si riunisce. Io mi chiamo Marco e ho 32 anni. Vivo a Milano, ma sono tornato al paese. Il treno è arrivato ieri sera, tardi. La casa di mia nonna è vecchia e grande, ha muri bianchi e un giardino con gli ulivi. Mia nonna si chiama Rosa e ha 80 anni. Stamattina si è alzata prestissimo. In cucina prepara il pranzo per tutti. C'è un buon profumo di pane e di carne. «Buongiorno nonna», dico, ancora assonnato. «Buongiorno Marco, hai dormito bene?» mi chiede. «Sì, molto bene», rispondo con un sorriso. Prendo un caffè e guardo fuori dalla finestra. Le prime macchine arrivano nel cortile. Arriva mia zia Carla con il marito Franco. Portano una torta e tante uova di cioccolato. Poi arrivano i miei cugini con i bambini. I bambini corrono subito nel giardino. Cercano le uova colorate tra gli alberi. «Le ho nascoste io, ieri sera», dice la nonna. Ride, contenta di vedere tutti insieme. La tavola è lunga e piena di piatti. Ci sono verdure, formaggi e pane fatto in casa. Mia madre mette i fiori al centro. «Sediamoci», dice mio padre a voce alta. Siamo in 15 intorno alla tavola. La nonna porta il primo piatto, le orecchiette. «Mangiate, mangiate», ripete sempre. Tutti parlano e ridono allo stesso tempo. Mio zio racconta una vecchia storia buffa. Io ascolto e mi sento a casa. A Milano mangio spesso da solo. Qui invece la casa è piena di voci. Dopo la pasta arriva l'agnello con le patate. «È la ricetta della mia mamma», dice la nonna. Mangiamo lentamente, senza fretta. Fuori i bambini giocano ancora nel giardino. Uno di loro ha trovato l'ultimo uovo grande, grida di gioia e corre verso la nonna. «Brava, brava», dice lei e lo abbraccia. Poi la nonna mi guarda con occhi seri. «Marco, vieni a casa più spesso», mi dice piano. Io la guardo e capisco le sue parole. «Va bene, nonna, te lo prometto», rispondo. Lei sorride e mi dà un altro pezzo di torta. Il pomeriggio passa piano, tra caffè e chiacchiere. Prima di sera facciamo una foto tutti insieme. La nonna sta in mezzo, felice. Quando il cielo diventa rosa, tutti salutano. Le macchine partono una dopo l'altra. Io resto ancora un giorno con la nonna. La aiuto a lavare i piatti in cucina. «Grazie di essere venuto», mi dice. «Grazie a te, nonna», rispondo io. Questa Pasqua